Seconda puntata sulla suite per manipolazione di immagini Picosmos Tool. Qua è il canale Euterpe, io sono Renato e stasera andiamo a vedere la sezione browser, la sezione Picosmos Show, che è quella che esplora le cartelle dei vostri dischi, del vostro computer e vi fa vedere le immagini contenute. Fatto doppio clic sull'icona Picosmos Show vi potreste trovare davanti a questa interfaccia un po' anonima. Allora andiamo subito a rimediare e a fare apparire con questa iconcina qua in alto a sinistra l'albero delle directory. Ora ovviamente andiamo su una cartella, navighiamo su una cartella dove ci sono immagini. Allora in questo caso le immagini di prova in questo computer qui, in questa macchina virtuale, sono dentro qui, multimedia asset, test e immagini. Ecco qua. Se vogliamo mettere questa cartella nei preferiti, basta che andiamo qui, la selezioniamo cliccando una volta sola sul visto qui in basso a destra e dopo andiamo qui dove c'è questo cuoricino e clicchiamo più. Ecco che è apparsa qui la nostra cartellina. È un sistema di aggiungere i preferiti un po', secondo me, verboso, un po' logorroico, ma questo ci passa al convento e così noi dobbiamo fare. Sì, potevano mettere un menu contestuale con clic destro e via, e invece non l'hanno fatto perché il menu contestuale non comprende l'aggiungi ai preferiti. Peccato, vabbè. E andiamo subito a dipanare la barra di stato in basso con le sue funzioni. Qui abbiamo la sezione filtri per filtrare ciò che vediamo, ma io direi che quando tu la lasci così com'è c'è anche sì la possibilità mostra i file nascosti, ma insomma siamo in un browser di immagini e non c'entra nulla, insomma. Poi c'è la sort, cioè l'ordine in cui noi vogliamo vederli, ordine di data, ordine di grandezza, eccetera eccetera. Se andiamo qui vediamo tutte le varie possibilità. Icon content cos'è? È la scritta, è quello che vogliamo vedere sotto le icone, cioè adesso normalmente c'è solo il nome, però possiamo anche vedere la dimensione. Ecco, adesso ogni immagine, ogni anteprima ha anche la dimensione. Poi c'è icon size, e vabbè, icon size c'è normal, le fa un po' più grandi. Io preferisco in questo caso qui su questo computer vederle così, mi sembra più funzionale. Risolviamo anche i piccoli menu qua in alto. Qua c'è il solito menu che abbiamo già visto nella prima puntata, non lo rifaccio perché sono sempre le solite cose. Poi abbiamo quello la colorazione dell'interfaccia grafica, anche quella abbiamo già vista, e full screen. In realtà siamo già su un full screen. Comunque cliccandoci sopra diventa ancora più full screen, sparisce tutto, rimane solo una finestra con le foto. Clicchi su ESC e sei a posto. Qua c'è la possibilità di far sparire la barra dei menu sopra, ma non vedo l'utilità. Questa lo stesso, fa sparire la barra di navigazione a sinistra, ma anche qui non credo che sia una cosa utile, quindi la ripristiniamo. Ora passiamo alla barra dei pulsanti qua sopra. Questo l'abbiamo già visto, serve per fare sparire, per far nascondere la barra di navigazione, ma non è utile. Qui vai avanti, indietro, successivo, precedente. Questo tastino qua è il filtro, se vogliamo filtrare le foto e vedere solo quelle che hanno determinate caratteristiche che andremo a impostare in questa finestra qui. Ok,
Qua serve per selezionare, cliccando questo pulsante selezioni tutte le immagini che ci sono dentro la cartella. Alternativamente questo pulsante serve per deselezionare. Questo è cancella, taglia, questo dovrebbe essere copia, incolla. Sì, in realtà bisogna ricordarsi che con Picosmos Tool, quando vuoi fare qualcosa su una fotografia, la devi prima selezionare cliccando una volta sola sull'angolo inferiore destro e dopo puoi rinominare, stampare, eccetera eccetera. Qua c'è l'icona della stampa, qua export e qua organize. Attenzione su organize, perché se voi cliccate su una di queste tre possibilità vi ordina le fotografie, le immagini in determinato ordine che voi avete scelto, per esempio nell'ordine di data, l'ordine di location se hanno i dati GPS embedded dentro, e in ordine di risoluzione. Quindi copy e move. Attenzione a questa finestra perché non è una semplice utility, ma potrebbe scombussolarvi tutto il vostro magazzino di foto, quindi usatela con cautela. Passiamo ora al menu contestuale, al menu disponibile su una immagine qualsiasi. La selezioniamo e ora abbiamo due iconcine sopra, una a destra e una a sinistra nella parte superiore. Andiamo a vedere quella di sinistra. Qua abbiamo Edit, ovviamente si apre l'editor e qui ci facciamo le modifiche che vogliamo, dopodiché quando abbiamo salvato clicchiamo sopra e dovremmo ritornare sul nostro bel browser. Eccolo qui. Effect lo stesso, non lo clicco perché sennò perdiamo un sacco di tempo. Andiamo sulla finestra di applicazione degli effetti, idem per tutte le altre iconcine, sono tutte sezioni che dobbiamo ancora vedere perché questa è la seconda puntata. Resize, crop, wallpaper se vogliamo metterla come sfondo sul computer, ma io questa funzione qua sinceramente mi fa un po' ridere. Quindi rename, open folder, eccetera, e file information che ci dice le informazioni fondamentali di questa foto qua. Mentre invece nell'iconcina superiore destra andiamo a vedere cosa succede. Copia alla cartella immagini, copia A e decidi tu quale cartella, sposta A e decidi tu su quale cartella, salva come, copia nella memoria di sistema, nella memoria Windows temporanea, stampa e spedisci via mail. Copia file name, copia il nome del file, può essere utile, ma vabbè. Un'altra sezione molto interessante è questa qui, batch. Come già detto, la sezione batch si occupa di applicare in serie a più fotografie una determinata operazione. Allora, Picosmos Tool cosa può applicarti in batch? Organizzare, cioè ti manda le cartelle, ti manda le fotografie che tu hai selezionato, per esempio 1, 2, 3, queste 4 qua, e te le organizza in base alle tue scelte. Organizzare in questo caso vuol dire o spostare o copiare o muovere insomma in altra disco o cartella. Convert, anche qua te le può convertire in quanti formati? Beh, insomma, nei formati più semplici, ne comprende veramente i basilari. Picosmos Tool non è che possa fare miracoli qui. Allora, applicare noi qua dobbiamo applicare un watermark, cioè un marchietto a una serie di foto, e qua lo andiamo a settare e dopo lo applichiamo. Color, anche qui applica dei parametri colorimetrici, non mi può interessare di meno. Lo stesso cosmetology, vediamo, sì, vabbè, sono cose che proprio optimize, addirittura ottimizza la foto. Rinomina, auto level, questo sarà sempre, questa modifica il file uguale continuo? No, perché questo qua a quanto pare non ha un'anteprima. Auto contrast,
anche questo la va a modificare, quindi è distruttivo, è una modifica distruttiva, nel senso che va a modificare l'originale, non salva una coppia. Gray, anche questo del Gray la stessa cosa, rotate, e qua ti fa vedere di come la vuoi ruotare. Addirittura non c'è neanche la possibilità di scegliere l'angolo di rotazione, vabbè, ci sono solo dei parametri fissi, peccato. Auto BG Replace, addirittura può rimpiazzare lo sfondo della foto, però qua bisogna lavorarci con attenzione, perché ovviamente non tutte le foto sono uguali e quindi si può facilmente fare casini. Multi-size output, qua prende le foto scelte e ve le ingrandisce o diminuisce di dimensioni in base alle vostre scelte. Convert, eccolo qua. Bene bene, però interessante anche questo, sì. Bene ragazzi, non mi dilungo oltre su questa sezione qui del Picosmo Show, il browser del Picosmo Suite. Quello che c'era da dire l'ho detto. Ovviamente le puntate da questa puntata in poi saranno molto più brevi della prima, perché sulla prima ho fatto anche la presentazione delle considerazioni mie personali, ma adesso vedremo 1 o 2 tool per volta, molto velocemente. Vi ringrazio di aver visto questo video. Alla prossima, ciao!